Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera e buona settimana a tutti. Carlo, allora dopo 2 settimane lunghissime e infinite di sosta ci ritroviamo con un bel lunedì, direi, il lunedì migliore che ci potevamo augurare. Il lunedì migliore, il primo lunedì di aprile di 2 mesi e mezzo che diventano decisivi. Il Milan è partito bene, volevamo che il Milan partisse bene. La situazione dopo la vittoria della Roma, diciamo alle ore 20, era una situazione molto preoccupante, perché salvo l'Inter le altre avevano vinto tutte ed era l'Inter, nonostante questo, era sempre davanti. Quindi anche il pareggio, che tutto sommato poteva essere un buon risultato sul piano del morale, sul piano della classifica non avrebbe cambiato tantissimo, anche se sarebbe stato un buon risultato la vittoria, ma poi soprattutto la prestazione più che la vittoria, perché tu puoi vincere anche 1-0, siamo contenti, la portiamo a casa, ma vincere così, stamattina ero a Napoli, i tifosi dicevano bravi, bravi, bravi. Quindi ai tifosi del Napoli lì non c'era altro da dire, perché Certo. il Napoli è stato battuto in maniera bella, netta, e quindi in questo momento serviva una partenza così, alla base di 2 mesi e mezzo che diranno tutto sulla stagione, aver ritrovato la prestazione oltre che i gol, e soprattutto aver ritrovato questo terzo centrocampista che io auspicavo e avevo auspicato da settimane. Credo in tantissimi Filo Rossonero, Carlo, abbiamo parlato di questa tematica. Mi ricordo quando parlavamo, ma perché invece della difesa 3 non mettiamo un centrocampista in più? Tantissime volte ne abbiamo parlato e di fatto la partita di ieri sera ti dimostra che questa squadra ne ha bisogno del terzo centrocampista. È stato l'elemento equilibratore della scorsa stagione. Chi parla con i giocatori hanno detto che Rade Krunic in questo momento, che è molto cresciuto anche sul piano tecnico, è un giocatore che mi hanno detto proprio qualche minuto fa, non direttamente, ma amici di giocatori, non sbutta mai via un pallone, ti dà sicurezza, e non per niente Tonali, caso vuole, ha giocato la partita più bella del 2023, perché invece di correre, la differenza è grande, invece di rincorrere, ha corso. Sì. E c'è differenza tra rincorrere e correre. E infatti ieri è stata una partita devastante di Tonali, proprio solo perché c'era Krunic, o meglio il terzo centrocampista, non lo so, però questo è il risultato. Credi, Carlo, ce lo chiedono anche da casa, che questa partita abbia un po' tolto qualche certezza a questo Napoli, anche piccola, che comunque fino ad Sì, ora non sì, aveva vissuto serate del genere il Napoli. sì, ma la situazione a Napoli è molto pesante, perché non tanto sul piano della squadra, che conserva tutto il suo vantaggio, mancherebbe altro, però sai, perdi 2-1, 1-0, ma perdere 4-0 così, chiaro che quando verranno a Milano il Milan si sentirà più forte e il Napoli magari un filino più debole. L'inizio della partita sarà decisivo, Sì. perché Kvara è stato ben fermato, Simeone non è Osimhen, il centrocampo si è visto poco, e quindi è stata una vittoria importante secondo me anche sul piano della Champions League. Illudersi che sarà una partita facile, no, perché poi la partita è la partita, però Beh, un po' di insomma, autostima il Milan credo che l'abbia riacquistato dopo ma questa partita. tanta, ma poi ripeto, a Napoli purtroppo, mi dico purtroppo, c'è questa situazione tifosi, è una cosa surreale, perché stanno vincendo un campionato trionfale e là c'è un'atmosfera veramente pesante, e da quello che mi dicevano stamattina i tifosi vanno avanti. Cioè dici vabbè, facciamo finta, una parentesi, ieri ho una parentesi con la Champions League, facciamo il tifo. No, da quello che mi dicono sarà quella stessa atmosfera anche in Champions League. E allora sai, diventa tutto molto complicato. Ma E Carlo, vogliono andare avanti. ma infatti ne parlavamo anche ieri in redazione, ieri sera dopo la partita. Hai anche tu l'impressione che questa squadra con un'avversaria più vicina, tra virgolette, avrebbe fatto un po' più fatica
a vincere questo Sì, ma scudetto. non il Napoli, Mm. qualsiasi squadra, se tu sei tranquillo, perché io non guardavo neanche il risultato, andavo a vedere, dopo 20 minuti Napoli 2, Sassuolo 0, Napoli 2, Torino 3, cioè Torino 0. Era proprio chiaro, la giochi un pochino più preoccupato, sicuramente, però il vantaggio l'hai preso perché hai vinto e lo No, certo, meriti, quindi non è infatti che... Quindi, è dopo che hai preso meritatissimo. il vantaggio, adesso bisogna vedere la partita di Lecce come giocheranno, però ripeto, c'è questa ripeto, atmosfera ambientale che non devi sottovalutare, che non è bella nel momento decisivo della stagione. Carlo, affrontiamo il tema di cui parliamo spesso in questa rubrica, ovvero Leao. Ovviamente le considerazioni su questo ragazzo sono sempre tante, le interpretazioni pure. Questo ragazzo, quando decide di essere Rafael Leao, è questo. Io infatti ti ho sempre detto che non sono mai sceso dal carro, ho fatto fatica a salire sul Sì, carro di Leao, te l'ho detto più volte, però non sono più sceso, perché anche il Leao, che secondo me era peggio del Leao quando io non salivo sul carro, il Leao delle ultime partite, delle ultime settimane, però è un giocatore, hai visto che il gol secondo è meraviglioso, il secondo è meraviglioso. Il primo un'azione straordinaria, il secondo proprio lui che dopo un'azione portentosa di Tonali, però è l'uno contro uno. 2 settimane fa o 3 settimane fa, uno contro uno gli picchiava contro. ma anche un E gol del invece, genere. Ha sbagliato gol molto più semplici di quel gol lì. ma il gol che ha sbagliato contro chi? Con l'Atalanta, quando la palla gli passa davanti. No, poi ho visto festeggia con naturalezza e spontaneamente Mm, festeggia con i tifosi. sì. Cioè è andato sotto a festeggiare anche dopo perché è stato intervistato anche dopo. Cioè c'è proprio un bel feeling. Ma guarda, sarei sorpreso che finisse male il Mm. rapporto tra Leao e il Milan. L'hai visto Ehm, più sereno? Perché a me è sembrato un ma po' me più l'avevano detto in disteso. settimana, non Mm, so se abbiamo fatto in tempo a dirlo nella nostra rubrica, però mi avevano detto di un Leao più sereno, di un mm, Leao positivo in settimana. Gli allenamenti della settimana avevano degli ultimi perché Milan si è ritrovato con tutti a giovedì, però c'era un'atmosfera molto positiva e non so il perché dopo mm. Udine, però c'era un'atmosfera molto positiva e quindi sono contento che si riparta proprio nella partita più difficile. Adesso, insomma, Milan pensavano di esserselo tolto dalle scatole, Beatrice. Sì, assolutamente. Invece, perché adesso cosa è venuto fuori? Sì, però il Napoli non è entrato bene, hai capito? Sempre la solita cosa, no? Sono 2 anni e mezzo o 3 che l'altro, che sì, l'Inter ha perso il campionato l'Inter, oppure ma il Napoli ha Beh, perso la Carlo, Champions oggi, League. oggi ho anche letto che il Napoli avrebbe fatto apposta perdere in modo da preparare il terreno per la Champions League. Cose folli per Sì, sì, quanto mi sì, sì. riguarda. Cioè, capito? Ho sentito qualcuno che ha detto come i giocatori di biliardo che perdono la prima, tutte queste cose qua. Ma io E credo per il fatto che che... Sì. la cosa strana è che non abbiano ancora imparato nulla, ma è un problema per loro, perché poi tutte le volte sono sorpresi e il Milan ne approfitta, quindi è un Ma problema. guarda, io prendo ciò che è accaduto sul campo, che secondo me rivela sempre tutto. Le reazioni di Kvaratskhelia, le reazioni di Politano. A me non sembrano le reazioni di una squadra che avesse fatto di tutto per perdere, quindi... No, no, non ci ho capito niente dal primo minuto. Eh, Come noi non ci abbiamo capito niente con la Fiorentina, perché cioè, sì, non era una squadra, era una banda la come nostra. a Udine. La nostra spesso, mentre ieri il fuoriclasse è stato il gioco ed era una squadra, nelle prestazioni brutte ultime erano 11 che così, ma proprio c'è un abisso, anche tecnicamente con l'Udinese la palla. E ieri non siamo andati neanche a 200 all'ora, a 200 all'ora ieri è andata la palla. Milan è uscito fresco da quella partita, ha speso nulla, non ha speso nulla, spende molto di più a Udine o a Firenze che ieri. Sì, Ieri era la palla che girava, colpi di tacco, proprio voglia di giocare, ma quello che ha fatto Selemeker, non tanto sul gol, strepitoso, ma anche l'azione dopo, con se fosse lo entrato sguardo. quel tiro, pazzesco. Non,
Eh sì, uno dei più bei gol europeo dell'anno. Carlo, grazie, noi ci vediamo sempre qui domani alle ore 19. Sì, una settimana leggera. Io, guarda, al bando della scaramanzia, io sarei atrocemente deluso. Sono convinto che con l'Empoli sarà il terzo e quarto tempo della partita di ieri. Speriamo, perché ovviamente è una prova anche questa, no? Trovare le stesse motivazioni contro No, una squadra più io, piccola. ecco, però ieri proprio si sono divertiti. Mi sorprenderebbe che Tonali non mettesse più un Mm. pallone o Benasser sbagliasse il passaggio, ecco. Quindi che Sai ci che poi dopo tre. regalino una Pasqua degna di questa squadra, ecco. No, con un bel salto in classifica. L'abbiamo detto già prima, Salerno, Fiorentina, Udinese hanno fatto un punto. Adesso abbiamo Empoli, Bologna, Lecce. È chiaro che c'è di mezzo la Champions. Vediamo anche i messaggi di Pioli a livello di formazioni. Ma Eh sì. vediamo. Grazie Carlo, a domani. Un abbraccio, saluto a tutti.